Ciao ragazzi, qui è Easy Axi. Benvenuti nel sesto episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nell'ultimo episodio avevamo concluso la prima stagione, vincendo il campionato di Serie B davanti al Palermo. Insieme a noi è poi salito anche il Sassuolo. Ed è quindi arrivato il momento di cominciare la nuova stagione, che ci vedrà in Serie A. Il mercato è alle porte e quindi torneranno con esso anche i pacchetti. La dirigenza ci informa che non è pienamente soddisfatta, giustamente, perché ho ignorato diversi obiettivi, ma comunque rinnovano la fiducia, quindi possiamo proseguire col nostro progetto senza problemi. Ed eccoci alle porte della nuova stagione. Gli obiettivi di quest'anno sono di evitare la retrocessione e raggiungere gli ottavi di finale di Coppa Italia. Bisognerà far giocare anche il 50% delle partite ad un primavera e segnare in trasferta per 5 partite di fila. Il tutto aumentando del 20% il valore del club tra competizioni e cessioni dei giocatori. Questa qua è la squadra da cui partiamo, ma molti di quelli che state vedendo in questo momento hanno già un accordo con altre squadre. Infatti, Meolesten e Ghidotti sono stati ceduti, così come Romagnoli, Venuti, Riccio e Vulikic. Invece, Casami è andato in scadenza, quindi la società ci mette a disposizione circa 22 milioni per migliorare la rosa. E per noi è il momento di tornare su WeFu. Ed eccoci qua. Secondo le regole della carriera dovremmo aprire i pacchetti oro non rari, in quanto la Sampdoria adesso è una squadra che punta alla salvezza della prima divisione. Ho fatto una prova e purtroppo, essendo un simulatore, in questi pacchetti escono comunque giocatori clamorosi, rari e speciali. Quindi ne apriremo 6 invece dei 3 che abbiamo aperto fino ad ora, escludendo tutti quei giocatori che non rientrano nelle regole della paccarriera. E già dal primo potete vedere che tipo di giocatori escono da qui. Magari fosse così anche nei pacchetti del gioco. Il secondo pacchetto è forse più clamoroso del primo, ma comunque qualche oro non raro e interessante c'è. Meglio il terzo, un po' più normale, escludendo ovviamente Mbappé e compagnia. Anche quarto, quinto e sesto pacchetto alla fine sono stati decenti. Ora andiamo a vedere il recap con il nostro modulo inserito. Questi sono i migliori giocatori che abbiamo trovato, basandoci solamente sul loro overall. Qualche giocatore interessante c'è, mentre altri sembrano proprio infattibili. Mentre qui possiamo vedere le alternative. Ora non rimane che fare la lista nel gioco vero e proprio ed iniziare quindi con gli acquisti. I 3 portieri che abbiamo trovato sono molto simili tra loro e tutti in età avanzata. Non sarebbero un vero upgrade, visto che Silvestri ha più o meno lo stesso overall. L'unico da prendere in considerazione sarebbe Rajkovic, ma spendere almeno 17 milioni per un portiere al momento non mi sembra il caso. Come terzini a destra abbiamo Arnau Martinez, è ovviamente un fenomeno, ma il Girona non ha intenzione di vendere, quindi rimane l'ala. Ha una certa età, ma il terzino di riserva ci serve ed il prezzo è contenuto. Tra i difensori centrali, il migliore è Schär, ma 12 milioni per un 33enne non vorrei spenderli. C'è poi Brassier, decisamente più giovane, ma anche decisamente più costoso. Rimane quindi Goveliu, che potremmo tentare di prendere in prestito in modo da completare il reparto dei difensori centrali. A sinistra abbiamo Shaw, assolutamente realistico, mentre Lodi sarebbe un buon acquisto, ma anche in questo caso il prezzo è proibitivo, mentre Angelini è in prestito e non possiamo trattare. A centrocampo, escluso Wharton, per cui ci vorrebbero 40 milioni, abbiamo Ncham, che è un discreto centrocampista, e il prezzo contenuto potrebbe fare al caso nostro. Anche Massim Lopez potrebbe fare per noi, nel caso riuscissimo a tenerci su quel prezzo consigliato di circa 10 milioni di euro. Tra le punte escluderei Lukaku, poiché è un obiettivo realistico al momento, e rimarrebbe Mateta. Non credo riusciremo ad avere quel budget, ma ci proveremo comunque. Quindi iniziamo a trattare il prestito di Goveliu. Alla fine ci accordiamo per un anno di prestito con lo stipendio diviso esattamente a metà tra i due club. Ora tocca a lui decidere. Trattiamo Ncham, il centrocampista ci serve e dopo una serie di tentativi ci accordiamo col club per 1.350.000 euro. Non ci resta che parlare con lui e la procuratrice. Dopo una lunga trattativa, alla fine ci accordiamo per 2 anni di contratto a 19.000 euro a settimana. E quindi Ncham diventa il primo acquisto ufficiale di questa stagione. Poi c'è da trattare per Lopez. È stata una trattativa lunga, ma alla fine abbiamo chiuso per 10 milioni e il 10% sulla rivendita del ragazzo, mentre con il procuratore del ragazzo siamo arrivati ad un accordo per un ruolo cruciale nel club, 3 anni di durata a 24.000 euro a settimana. Ed anche un bonus di ingaggio bello grosso. È un contratto pesante, ma non c'era tanto margine di manovra, tenendo conto delle qualità del ragazzo e del fatto che il nostro centrocampo ha gli elementi contati. E nel frattempo, Goveliu ha deciso di accettare il prestito, unendosi alla rosa a disposizione per questa stagione. Visto che Mateta è irraggiungibile, ho deciso invece che il grande acquisto, o almeno quello più costoso di questa sessione di mercato, sarà Teglia dell'Leverkusen. E quasi 17 milioni direi che non sono pochi. Col suo procuratore invece ci accordiamo per un contratto da 4 anni a 44.000 euro a settimana, con un ruolo centrale nel club.
esborso non di poco conto per questo giocatore. Spero che non deluda le mie aspettative e alla fine si riveli fondamentale nella corsa salvezza. Invece, parlando di uscite, ci ha salutato Skripski, che si è unito al Middlesbrough per circa 1.650.000 euro. Ci saluta dopo una sola stagione con noi. Il mercato si ferma perché è il momento dell'esordio, che sarà a San Siro contro il Milan. Questa è la squadra del Milan, ma credo la conosciate tutti. In difesa fanno affidamento su Tomori e Teo, mentre davanti sono Leao e Pulisic a fare la voce grossa, supportati sempre dallo stesso Teo. Non sarà una partita semplice, anzi, direi che c'erano pochi esordi peggiori di questo tra quelli possibili. La squadra scelta ovviamente presenta solo i migliori a disposizione ed è anche la squadra titolare, visto che l'unico acquisto che potrà arrivare dal mercato sarà poco costoso e non un titolare di conseguenza. Ora concentriamoci sulla partita. The months of preparation are finally over. Both sets of fans full of optimism as they look ahead to the new season. But who will come out on top today? Siamo pronti per iniziare la prima partita in Serie A dal nostro ritorno e sarà il Milan a dare il calcio d'inizio. Non sono passati nemmeno 2 minuti e da una punizione perfettamente battuta da Teo abbiamo preso gol, con Terracciano che ha saltato più in alto del marcatore battendo Silvestri. Inizio horror. Ci ha poi provato di nuovo Terracciano dopo la sponda di Oselu, ma stavolta il nostro portiere si è fatto trovare pronto. Abbiamo provato una reazione, ma Tei è stato fermato poco prima del tiro da Tomori con questo intervento ed il primo tempo si è concluso così, col Milan meritatamente avanti di una rete. Il secondo tempo si è aperto con questa occasione per Okafor, che per fortuna ha centrato in pieno il portiere che è riuscito a bloccare, ma al minuto 70 lo svizzero è stato decisamente più freddo, servendo Saelemaekers tutto solo sul lato opposto. Ed il belga ha sfruttato un'uscita indecisa di Silvestri per trovare il gol del raddoppio. E la partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che ci hanno dato un primo assaggio di cosa ci aspetta in questa stagione di Serie A. Nessuna novità dal mercato e quindi si gioca contro il Torino in casa. Questo è il Torino, 5-3-2 votato alla difesa, per poi ripartire in contropiede con la palla lunga. In difesa si affidano alla solidità di Coco e Schurz, mentre davanti i migliori vengono considerati Sanabria e Ilic, ma sappiamo bene che è Zapata il vero pericolo. Tuttavia non è un'occasione da sprecare, bisogna fare punti in casa e per farlo ci affidiamo a questo 11. Riposa Santoro, quindi Lopez prende il suo posto e in mediana agirà invece Yepes. Riposa anche Soriano che parte dalla panchina ed il suo posto dietro Totino viene preso da Stani. Stadium is buzzing already and with good cause. Two top sides ready to go at it and this should be something special on the pitch. Dopo il riscaldamento, i giocatori sono pronti a cominciare e Tutino fa rotolare il pallone che dà inizio al match. Partiamo fortissimo e dopo 4 minuti Estanis si libera dentro l'area con un dribbling e serve al centro un Cham, ma il tiro del centrocampista esce di un soffio al lato. Giustamente si dispera per l'occasione mancata. Tuttavia, per il gol non passa molto tempo. Tutino vede il movimento di Estanis che viene servito dentro l'area. Controllo e tiro che trafigge il portiere e fa esplodere i tifosi. A metà primo tempo si invertono i ruoli. In contropiede Estanis serve in profondità Tutino, che con un dribbling prende abbastanza spazio sul difensore per riuscire a tirare battendo il portiere del Toro in uscita. Ci prova il Torino con Sanabria, ma il tiro viene ben neutralizzato da Silvestri. Pochi minuti più tardi, un'azione confusa dentro l'area di rigore porta al tiro di Tutino, ma ancora una volta il pallone esce sul fondo sfiorando il palo. A fine primo tempo Zapata si è presentato in area davanti al portiere, ma il tiro dell'attaccante è stato parato ed alla fine si è spento in corner. E poco dopo si è concluso un buon primo tempo, giocato bene da parte nostra. La seconda frazione si è aperta un'occasione per Tutino, ma il tiro dell'attaccante è rimasto centrale ed il portiere è potuto intervenire. Appena dopo i cambi, Tei ha visto dentro l'area Santoro. Il centrocampista ha provato il pallonetto superando il portiere. Vano il tentativo del difensore di spazzare sulla linea. La palla era ormai dentro. E sulle ali dell'entusiasmo siamo andati ancora all'attacco con Coda, che ha messo a sedere il difensore, per poi allargare verso Soriano, che ha lasciato partire un tiro dal limite potentissimo, che si è insaccato alle spalle del portiere del Torino. Dopo la quarta rete abbiamo poi controllato il match ed alla fine siamo riusciti a portarci a casa i primi 3 punti del nostro campionato. Una partita perfetta da parte nostra. Il Toro non ha mai avuto chance di farcela. Sta per chiudere il mercato, ma prima di fare l'ultimo acquisto abbiamo la sfida salvezza contro il Lecce. Non sono una squadra fortissima, ma come noi hanno iniziato con una vittoria ed una sconfitta. Vincere questa partita sarebbe fondamentale per la classifica. Dunque, schieriamo nuovamente tutti i titolari, anche se la mia idea sarebbe poi di farne riposare la maggior parte nella seconda frazione di gioco. The tension is palpable and you can understand why. Two high-level sides about to face each other. Picca negli spogliatoi la maglia di Angeligno, ma ora è tempo di giocare e Kristovic è pronto a dare il calcio inizio. Ci rendiamo subito pericolosi con Santoro che serve dentro l'area Soriano. Il tiro del trequartista viene parato da Falcone che devia in angolo. Era un'occasione da sfruttare. Poi è stato il turno del Lecce, che con Morente ha provato il tiro da lontano, ma Silvestri non si è fatto ipnotizzare.
Poco dopo, sul finire del primo tempo, ci ha riprovato Kristovic dalla stessa posizione ed ancora una volta il nostro portiere è riuscito ad intervenire, deviando il tiro in angolo. And keeping it out. Dopo la battuta dell'angolo che ha portato ad un tiro di testa uscito di poco, è finita la prima frazione. Ed ecco i cambi. Ferrari e Giordano hanno preso posto in difesa, mentre davanti Coda ha preso il centro dell'attacco, con Tutino che agirà alle sue spalle al posto di Deia. Al minuto 65 Coda si è involato verso la porta e una volta dentro l'area ha tentato un tiro ad incrociare, che però non ha sorpreso Falcone. Immediata la risposta del Lecce. Angelini ha provato la botta da fuori, super parata di Silvestri e palla che è stata poi spazzata da De Paoli. Al minuto 88 Soriano ha rubato palla a Magnani a centrocampo e si è involato da solo verso la porta. Arrivato vicino a Falcone ha passato in mezzo per Coda, che è riuscito clamorosamente a sbagliare il tiro che si è spento sul fondo, con il portiere incredulo di essersi salvato da un gol certo. E la partita si è quindi conclusa sullo 0-0. Avremmo dovuto segnare nel finale. Non ci sono scuse per quell'errore che ci è costato 3 punti. Nelle ultime ore di mercato abbiamo trattato per l'ala, arrivando alla fine ad un accordo per 1.700.000 euro. Un accordo favorevole per un terzino destro di riserva che era più che necessario. Con lui ed il suo procuratore invece ci siamo accordati per un biennale da 19.000 euro a settimana, più vari bonus, che comunque non credo raggiungibili. E con l'ufficializzazione del suo acquisto si chiude il nostro mercato, il primo utilizzando i pacchetti oro non rari. E il video si conclude qui. Nella prossima partita andremo a Torino a sfidare la Juventus di Thiago Motta. Spero comunque che vi sia piaciuta questa puntata. Se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.